Sono Antonio Massa, sono nato a Brescia, nel 99 mi sono trasferito qui in Toscana, a Montevarchi per esattezza, e ho portato con me la mia passione della birra e della birra artigianale. Il Birrificio Lodano Superiore è un progetto che è nato con l'idea e la volontà di realizzare una birra dedicata a un territorio che ha adottato praticamente, dedicargli una birra che abbia una forte integrazione con l'ambiente stesso. Caratteristiche sono appunto quelle di una birra locale, una birra che rispetta l'acqua su cui è sorto il birrificio. Un concetto molto importante per me è il concetto delle ricette della birra, le ricette birraie come le chiamo, che utilizza elementi del territorio, quindi dal farro locale alle erbe di montagna del Prato Magno, alla patata di Cetica nel caso specifico, e alle birre invecchiate nelle barrique che hanno ospitato grandi vini del Valdarno. La birra è terra, quindi creare quel piccolo indotto e quella piccola ricerca, e qui un grande contributo ce l'abbiamo all'Università di Agraria di Firenze, nel trovare degli elementi sul territorio, quindi abbiamo cominciato a coltivare dei luppoli nel Valdarno, abbiamo cominciato a sperimentare cereali antichi e cercare di trovare sempre sinergie per rilanciare un'idea di una birra 100% toscana, insomma. È nata questa idea per poter fare un po' di cultura birraia, quindi in questo bellissimo ambiente poter parlare e non solo bere, ma parlare, degustare, e poi essendo in Italia in senso più stretto in Toscana, gli abbinamenti del cibo birra, quindi poter raccontare un po' di storie legate a piccoli produttori di birra e a piccoli produttori di eccellenze locali. La manifattura tabacchi è un bellissimo contenitore dal mio punto di vista, un po' come anche la vita sotto certi altri aspetti, nel senso che c'è una forte interscambio tra artisti, artigiani, cuochi, veramente c'è di tutto e di più, musicisti, e quindi questo rende molto pulsante l'aria e voglia di interscambio. Quello che mi piace molto di manifattura è questo. Affronterei l'argomento su due punti. Uno veramente tecnico. In Italia finalmente, dal 2016, da quando è uscita la legge, possiamo definire il prodotto artigianale come un prodotto non pastorizzato, non filtrato, prodotto da un'azienda indipendente, quindi da piccoli artigiani, piccoli imprenditori a livello privato, e che producono piccole quantità di birra. Queste sono le colonne portanti della legge per far sì che una birra può essere chiamata artigianale. Prima del 2016 non si poteva nemmeno definire, e ora si può, e questo è un grande passo in avanti. Tutti gli addetti al settore sono riusciti a ottenere questo. Sul fronte invece un po' più filosofico, la birra artigianale, o meglio parlerei delle birre, cioè e dei birrai, figure, personaggi che hanno come terreno di campo la creatività, nel senso che rispettando il concetto di prodotto di birra, quindi rispettando l'essere birra, però possono attingere a quello che è la natura, le materie prime li offrono per ottenere questo prodotto, e quindi una grande creatività. Questo sta molto caratterizzando le birre italiane, di questo dobbiamo essere contenti, insomma.